Baldi giovani e diversamente giovani, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a parlare un pochino prima di quanto avevo previsto della terza parte dell'History of Iron Maiden, anche se forse più che quella in questa occasione hanno voluto spingere qualcos'altro. Proprio così, perché come avevamo già cominciato a capire dalla precedente puntata dell'History of Iron Maiden, ovvero quella dedicata al Live After Death, la parte documentaristica delle uscite cominciava ad essere un po' messa da parte rispetto alla riedizione dei live che accompagnavano quelle uscite. Infatti, ovviamente, come era lecito aspettarsi, la ristampa in DVD dell'After Death all'epoca era vista come molto più importante rispetto alla seconda parte dell'History, che comunque era molto attesa, e la cosa si ripete un po' qui. Infatti viene data molta più enfasi alla ristampa del Made in England del 1988 piuttosto che alla terza parte dell'History. Infatti, non a caso, per la prima volta, ma questo è anche comprensibile perché all'epoca non uscì in questi formati, è stato fatto una versione anche in CD e in vinile di questo concerto, dato che all'epoca è uscito soltanto in VHS, tranne che in un'edizione che vedremo quando faremo il video sul Made in England originale, che tra l'altro doveva uscire prima di questo, però ho preferito fare prima questa terza parte dell'History proprio perché tra pochissimo uscirà il nuovo documentario sui cinquantennale, quindi un documentario storico sulla band, e volevo concludere la serie degli History prima che uscisse questo. E infatti sono in ritardo per l'uscita italiana e molto in ritardo per l'uscita inglese, ovviamente, che non so se andrà a soppiantare quelle che sono le uscite dell'History successive, quindi dalla quarta in poi, che aspettavamo, che pensavamo sarebbero state prodotte. Nell'incertezza, non sapendolo, ho deciso di finire la serie degli History prima che esca appunto questo nuovo documentario. Ma come dicevo, l'History è un po' messa da parte in questa edizione, in quanto soprattutto le parti principali riguarda il fatto che questo titolo per la prima volta vede un'uscita in vinile e in CD. Peraltro questa è anche l'ultima produzione degli Iron Maiden pubblicata dalla EMI. Infatti dopo questa release la band, a seguito del fallimento della EMI, passerà a Parlophone, e che il fatto che questa sia l'ultima pubblicazione della EMI, e che la EMI probabilmente già non versava in ottime acque, lo dimostra anche il fatto che le edizioni, almeno quelle che ho trovato io, sono molto poche. Come sempre, se ne conoscete altre ditemelo nei commenti che ne parliamo, e quindi non sono molte quelle da vedere. Partiamo però dalla ristampa in un video del Made in England. Infatti, per la prima volta, all'epoca era uscito soltanto in VHS, è stata prodotta la versione in DVD che, alla quale hanno regalato una nuova copertina che richiama l'Eddie di The Trooper, che cavalca un cavallo un po' nella posa che aveva nella copertina originale del Made in England, però lì era a cavallo di una moto. Qui hanno deciso di dargli un taglio più storico, però vediamo che intanto nel retro del DVD troviamo un piccolo riassunto di quello che c'è all'interno dei due dischi che compongono questa uscita. Nel disco 1 troviamo tutto il concerto del Birmingham Neck del 1988. Tra l'altro, per la prima volta vengono inserite anche i 3 bis che all'epoca erano rimasti fuori dalla videocassetta ufficiale, che infatti questo dura 110 minuti, mentre la cassetta originale durava 90-95 più o meno. Nel disco 2 invece troviamo gli speciali, dove gli speciali sono appunto il documentario che parla del periodo Somewhere in Time e Seventh Son,
40 minuti di documentario, peraltro anche abbastanza interessanti, e che peraltro si concludono con un continua che però per il momento non ha visto un seguito. E se consideriamo che questo DVD è uscito nel 2013, diciamo sono già passati diversi anni e ancora della quarta parte non c'è traccia. Poi appunto uscirà questo nuovo documentario, vedremo se questa serie proseguirà oppure no. Oltre al documentario sull'History troviamo una ristampa anche del 12 Wasted Years, e questo sì che l'abbiamo già visto, ve lo metto qua su nelle sue edizioni originali dell'87. Qui c'è una versione appunto in DVD, per la prima volta è sottotitolata, quindi anche per chi non parla bene l'inglese, che all'epoca nella VHS non c'erano i sottotitoli, qui invece può trovare i sottotitoli in varie lingue. E poi ci sono i video promozionali dei singoli presenti su Summer in Time e Seven Son, ovvero Wasted Years, Stranger in Strange Land, Can I Play With Madness, Evil Dead Man Do e The Clairvoyant. Non c'è ovviamente Infinite Dreams, perché Infinite Dreams, il video di Infinite Dreams è la parte del video di Made in England dove viene eseguita Infinite Dreams, quindi è inutile rimettercela. Quindi non sono tantissime cose alla fine all'interno di questo DVD. Mi ricordo che all'epoca speravo inserissero qualche concerto dal Summer on Tour, per vedere, che è il tour che più vorrei vedere, che invece non esiste una versione ufficiale da vedere di quel tour. Speravo che tirassero fuori qualche cosa d'archivio qui, ma come spiegano anche all'interno del documentario, dopo le faticate del World Slavery Tour, Rod Smallwood decise, pentendosene poi ha detto, di non registrare niente dal Summer on Tour, e quindi sembrerebbe che non ci siano prove visive di quel tour, che è un vero peccato. Questa edizione è composta, come si è visto, da 2 DVD, uno con la copertina nuova e uno che richiama la copertina originale. Questo era l'hype sticker che era sul cellophane che ricopriva il DVD, e poi all'interno non abbiamo un libretto, ma giusto per farmi un favore a me che lo devo mettere qua, un grosso poster con le informazioni. Non so se entrerà tutto, ora ci provo, altrimenti come al solito vi metto un riquadrino dove vi srotolo tutto quanto. Comunque questa è l'immagine completa del poster che richiama la copertina, che hanno la nuova copertina di questa uscita, di questo Made in England. E dietro, sul retro invece, ci sono un patchwork delle copertine delle immagini dell'epoca dell'86-88, quindi Summer in Time e Seven Son, con alcune informazioni come ciò che si trova all'interno di questa uscita, quello che era il Seven Tour, quelle che sono tutte le altre extra presenti all'interno di questo DVD. Una cosina simpatica, e non c'è nient'altro da dire di particolare di questa uscita, che appunto, come abbiamo detto, andava a riproporre nella sua versione completa il concerto tenuto dalla band nell'88 al Birmingham NEC. Di questo DVD ovviamente abbiamo anche la versione giapponese che ha il suo hobby, che ha la caratteristica simpatica di non staccarsi pur non essendo incollato. Può essere tolto tranquillamente, non è adesivo né niente. All'interno c'è anzi anche una personalizzazione, però quando lo si riattacca qui rimane attaccato. Bella, una cosina simpatica, che almeno non ha bisogno di cercarsi una custodia, una bustina per non far andare a giro l'hobby. La copertina è la stessa, il retro è uguale a quello che abbiamo già visto. Ovviamente c'è il retro dell'hobby che ci spiega ai nostri amici giapponesi nella loro lingua cosa troveranno all'interno. I contenuti sono gli stessi, l'unica cosa che cambia lo vediamo all'interno.
Anzitutto i due DVD non sono messi uno sopra l'altro, ma sono messi uno accanto all'altro. Questa è una scelta di packaging. Poi il poster è lo stesso, l'unica differenza è che loro, ai nostri amici giapponesi, è stato aggiunto anche un adesivo che appunto riproduce la copertina di questa uscita, e come sempre hanno anche il loro librettino in più bianco e nero che riproduce la copertina in bianco e nero, con all'interno tutte le loro brave informazioni, dall'elenco delle cose presenti all'interno anche a due note scritte da Masahito, grande Masahito. Questa che vediamo all'inizio è quella originale che era presente nel fogliettone originale della VHS del 90, vediamo scritto dal buon Masahito il 9 febbraio del 90. E poi quest'altra aggiunta che ha fatto successivamente da Masahito, che tra l'altro notiamo che nel 90 aveva l'H, nel 2012-13 non ce l'ha più, quindi questo uomo mette e toglie H come se niente fossero. Fatta sta che comunque ha aggiunto questa nuova parte dove spiega ovviamente la questione degli History of Iron Maiden e un breve riassunto di quello che viene trovato, di quello che è presente qui dentro. Ovviamente ci sono tutti i testi sia in inglese che in giapponese per i nostri amici, e quindi abbiamo come al solito questo librettino in più col quale i nostri colleghi giapponesi possono godersi questa uscita. Ma come detto, oltre alle uscite classiche in un video, in questo caso DVD, sono state prodotte anche per la prima volta delle versioni solo audio, e questa è la versione doppio CD di questa uscita. Troviamo i due CD, uno con anche qui uno con la copertina della nuova uscita e uno con la copertina originale. In più c'è un librettino che ha tutti i testi delle canzoni al suo interno, l'immagine della copertina vista per intero che avevamo intravisto come poster, il retro del poster all'interno del DVD, foto della band e tutto quanto, un normale librettino di questo live che rende questo CD una uscita regolare, diciamo, rispetto ai live usciti fino a quel momento, visto che finalmente questo concerto può essere ascoltato anche solo audio. Stessa cosa lo troviamo ancora una volta in Giappone, con quello qui abbiamo il loro hobby con il retro uguale a quello dell'altra edizione. Anche qui abbiamo delle cosine in più. Il CD, la custodia stavolta si apre da quest'altra parte, ma i CD sono praticamente identici. Ovviamente anche qui abbiamo il librettino uguale a quello che abbiamo già visto, ma con delle cose in più. Anche qui abbiamo l'adesivo uguale a quello che abbiamo visto, ovviamente in formato CD, e abbiamo il librettino extra dove ci sono le stesse cose, compreso le due note scritte da Masahito con H senza H, e i testi delle canzoni, in questo caso soltanto in giapponese, senza la versione inglese. Sì. Per il resto è uguale, il libretto è lo stesso, quello che abbiamo visto anche per la versione inglese, versione europea, diciamo. E quindi questa era l'edizione in CD giapponese
Ma l'edizione diciamo più interessante, più curiosa, è quella in vinile, perché per la prima volta, questo sì davvero la prima volta, perché come detto non ci dice un'edizione particolare che poi vedremo quando faremo quei video, per la prima volta c'è un'edizione ufficiale in vinile. E come era abitudine della EMI all'epoca, anche se poi era già in fase di dismissione, era un doppio vinile, qui con all'interno ancora una volta vediamo l'immagine usata per la copertina. All'interno troviamo le buste interne con le foto dell'epoca della band, i testi e i vinili che erano feature. Come era abitudine dell'epoca per la EMI, i vinili erano tutti in feature disc. Quindi da una parte abbiamo l'Eddie Clairvoyant, abbiamo nella busta interna di Seventh Son, di qua la copertina di questa uscita, di questa ristampa. Anche l'altro vinile è feature, quindi cambia anche l'immagine della busta interna, i testi delle canzoni che troviamo su questi lati, su questo vinile. E da una parte abbiamo la copertina originale del Made in England e dall'altra l'immagine che Derek Riggs aveva disegnato per la label del vinile di Seventh Son. Questo è stato l'ultimo vinile prodotto dalla EMI prima della chiusura, e quindi questa era la ristampa della parte audio del Made in England 88, che aveva anche la sua brava versione in un video per metterci anche la terza parte dell'history. E queste erano le versioni che possiedo. Come ho detto prima, se ne conoscete altre ditemelo nei commenti che le guardiamo insieme. Grazie per essere stati con me fino a qui anche per questo video. Come sempre, Up the Irons!